Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi celebriamo i 40 anni dalla nascita, o dall'inizio della morte, del death metal, creato da una band giovane ma già immensa estremizzando il thrash. Senza dubbio il 1985 è stato un anno estremamente importante per la definizione e l'affermazione del thrash metal. Oltre ai nuovi dischi di gruppi che già si erano mostrati in precedenza come Anthrax e Slayer, proprio in quell'anno debuttarono tante altre band, poi diventate cardini del genere. Solo per limitarci agli Stati Uniti, l'85 fu l'anno d'esordio di band come Exodus, Overkill, Megadeth e Dark Angel, che contribuirono a definire i canoni più classici del thrash. E non solo. Ci furono anche i Watchtower, che diedero vita alla sua branca più tecnica, e i DRI, che con il loro suono tra punk e metal furono tra gli inventori della corrente crossover. In più, in quello stesso anno, il thrash metal cominciò a diffondersi anche all'estero. Al di là dei canadesi Razor, degli inglesi Onslaught e dei danesi Artillery, i più rilevanti furono gli esordi di Destruction e Creator. Era l'inizio della grande scena thrash metal tedesca. Eppure, mentre tutte queste importanti band cominciavano a farsi strada, a definire i confini del genere e la propria personalità, c'erano altri gruppi che puntavano a un obiettivo diverso. L'obiettivo, cioè, di andare oltre il thrash e creare qualcosa di più aggressivo, oscuro, estremo. Per esempio i Bathory, il cui primo album del 1984, che avevamo celebrato l'anno scorso, e se vuoi trovi la retrospettiva qua su, diedero una bella spinta a quello che poi sarebbe diventato il black metal. Spinta rafforzata l'anno successivo non solo da The Return degli svedesi, ma anche dagli esordi degli svizzeri Celtic Frost. Un altro impulso, che andava però in una direzione diversa, scaturì invece dal luogo simbolo del thrash metal americano più classico, la Bay Area di San Francisco, dove sempre in quell'anno una band di nome Possessed debuttò con Seven Churches. Uscito il 16 ottobre del 1985, parte dal thrash, ma lo estremizza in una direzione che poi non sarà imboccata neppure dai gruppi celebri più violenti nel genere. Al suo interno il gruppo americano introduce non solo ritmi forsennati, peraltro meno di quando solo l'anno successivo si potrà sentire nei vari Raining Blood, Darkness Descends o Pleasure to Kill. Anche i riff della coppia Larry Lalonde, conosciuto più come chitarrista dei Primus, anni dopo questo oscuro inizio, e Mike Torrao, sono più evoluti rispetto al thrash dell'epoca. A tratti lo ricalcano, ma altrove sono convulsi, caotici e volutamente oscuri. Danno origine a un'attitudine tenebrosa fino ad allora inedita all'interno del genere, anche grazie alla voce di Jeff Becerra, raspata e gutturale, in una versione primigenia di quello che poi prenderà il nome di cantato growl. Un cantato che ben si sposa con testi smaccatamente satanici e malefici. Si spingono persino oltre quanto i Venom abbiano mai osato. Stava nascendo insomma qualcosa di nuovo. Ma come chiamarlo? La risposta la dà lo stesso Seven Churches con la sua ultima traccia, Death Metal. Infatti non è solo un gran pezzo. Tra i migliori della scaletta, col suo incedere selvaggio, più trash della media del disco, che conclude. E anche il pezzo che, con ogni probabilità, ha dato il nome al genere, seppur la questione sia dibattuta. Lo stesso genere che poi altri gruppi, partendo dal lavoro dei Possessed e anche dai autori dei dischi citati poco fa, svilupperanno in qualcosa di a sé stante e si evolverà in decine di correnti variegate, in certi casi diversissime tra loro. Inutile dire a questo punto che non siamo già arrivati al death metal to cure. Come già detto, Seven Churches è radicato in profondità nel thrash e alcuni elementi, specie in fatto di assoli, ma a tratti anche qualche riff, si rifanno persino alle origini spinte del genere. Ciò non toglie comunque che il genere nasca, o inizi a morire se preferisci, grazie ai Possessed, e lo faccia in maniera esplosiva, anche al di là dei difetti di questo loro esordio. Tra di essi, in primis, c'è la registrazione, sporca e caotica. Da un lato toglie parte del possibile impatto alle costruzioni ritmiche del gruppo, seppur per fortuna dall'altro dà ancora più fascino oscuro alla sua musica. Insomma, non è un problema così importante. Quello più evidente in Seven Churches è invece la giovinezza estrema del gruppo, all'epoca ancora, seppur di poco, immatura. La prova migliore di ciò è Pentagram. Pur non essendo male, di una qualità che tanti gruppi trash death possono solo sognare, ogni tanto appare un po' randomica, senza direzione, specie negli stacchi e nei momenti quasi allegri che ha. Tuttavia Pentagram è il punto basso di un disco che, altrove, mostra invece idee molto chiare e doti fuori dal comune. In molti altri frangenti, in effetti, la giovinezza dei Possessed è un valore aggiunto, rende Seven Churches spontaneo e di conseguenza ancora più incisivo. Ma non manca una certa consapevolezza, che porta il gruppo a comporre canzoni dalle strutture non troppo complicate, ma neppure del tutto lineari.
un'altra caratteristica che poi influenzerà buona parte del death metal successivo. La classe del quartetto americano è ben ascoltabile per esempio nella opener The Exorcist, oscura sin dall'intro, che riprende il tema principale dell'omonimo film. Ne scaturisce una lunga cavalcata truce, oscura, tra riff rabbiosi, ritmi frenetici, ma anche stacchi ritmici meno pestati che altrove, quasi riflessivi. Danno al brano un tocco di varietà che lo rende unico e speciale. È uno degli zenith di Seven Churches, insieme a Satan's Curse, forse il pezzo più death del disco, con le sue lunghe strofe dai riff a motosega, molto graffianti, alternate con ritornelli un po' trashy, ma spacca ossa, in un'alternanza davvero splendida. A completare il terzetto di picchi c'è Twisted Mind, la traccia più lunga del disco. È una progressione di riff, uno più bello dell'altro, incastrati alla perfezione, spesso votati al trash, ma senza quasi mai rinunciare alla cupezza tipica del gruppo, alle urla grulate di Becerra. Il risultato? 5 minuti da urlo. Tuttavia, il bello del disco non finisce qui. Si può citare per esempio Burn in Hell, una lunga corsa per il fiato che colpisce forte con la sua aggressività esasperata. L'unica eccezione è il centro, molto truce e cupo. Ancora più forte in tal senso va Seven Churches. Passa da classici passaggi trash taglienti alla maniera dei Possessed, frazioni più lente della media del disco a cui dà il nome, ma malefiche. Death metal primigenio al meglio della sua potenza. E in generale, al di là di un paio di pezzi, tutto all'interno del disco è all'altezza della carica distruttiva che gli americani vogliono evocare. Certo, alle orecchie di chi oggi ha ascoltato il death metal degli anni successivi, questo esordio potrebbe sembrare ingenuo. Potrebbe addirittura fare tenerezza, facendo il confronto tra la sua aggressività e quella, per esempio, dei migliori gruppi brutal. Tuttavia, se lo si prende per ciò che è, ossia un disco figlio degli anni '80, che all'epoca era quanto di più estremo ci fosse, e lo si ascolta con la giusta attitudine, Seven Churches è un grande album. Forse la sua importanza storica è persino superiore alla sua qualità, ma di poco. Parliamo comunque di un vero capolavoro, non perfetto, ma splendido, anche nella sua imperfezione. Vista la quantità degli spunti e le sue atmosfere, per quanto ci riguarda è consigliato ai fan sia del thrash più feroce, sia del death metal. Per questi ultimi c'è poco da fare. Il genere inizia dai Possessed, che, se ascoltati senza pregiudizi, ancora a 40 anni di distanza non suonano poi così invecchiati e polverosi. Anzi, voto di Heavy Metal Heaven 94 su 100. Per stavolta è tutto. Ti abbiamo invogliato a riascoltare questa pietra miliare del metal estremo? Dicelo nei commenti oltre a mettere like e a condividere. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere neppure uno dei video che pubblichiamo ogni settimana. Infine siamo anche su Facebook, Instagram e Pinterest. Puoi trovare i link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!